Qui siamo nella zona di San Leucio e inizia un tratto di mura megalitiche. Queste mura cingono una parte della collina su cui sorge San Leucio, appunto la chiesa medievale, e non tutta la collina, perché alcuni tratti, essendo molto scoscesi e dirupati, non avevano bisogno di protezioni particolari. E c'è un camminamento che le segue. Per gli studiosi queste mura sono attribuibili agli Ernici. Gli Ernici erano una popolazione pre-romana stanziata in questa zona del Lazio, nella Ciociaria, e hanno anche dato il nome a una catena di monti circostante da questa zona, i Monti Ernici appunto. Direi che si potrebbe affermare che è una cinta costruita in seconda maniera. I blocchi nella parte esterna sono sbozzati, ma non sono proprio lisci. E quindi non mi sentirei di dire che sono in terza maniera. Qui c'è anche una posterula. Proviamo a vedere dentro. E nel corso dei secoli le mura di Veroli hanno subito svariati danneggiamenti, come nel 1406, quando la città fu posta in stato d'assedio da un tale re Ladislao. Se le mura risalissero effettivamente agli Ernici, dovrebbero datare intorno al VII secolo a.C., mentre altri studiosi, pochi in verità, un po' controcorrente, sostengono che le mura siano opera dei mitici Pelasgi e che quindi andrebbero datate almeno al XII secolo a.C. E qui inizia quello che penso sia l'ultimo tratto. E in questo tratto, che è il più alto, sembra che le mura non dovessero soltanto cingere la collina, proteggere la collina, ma anche fare da appoggio a un terrapieno all'interno che avrebbe permesso l'ampliamento dell'area appunto all'interno delle mura. Qui c'è un'altra posterula e questa ha una bella architrave. Alcune pietre comunque sono molto grandi. Forse mi ripeto quando vado nei vari posti e dico che le pietre sono grandi, ma è così. Bene, la nostra visita alle mura megalitiche di Veroli finisce qui.
e ci vediamo alla prossima. Ciao!